Ralph Super Maxi Eroe, titolo originale The Greatest American Hero, è una serie TV americana che ha debuttato nel 1981, creata da Stephen J. Kenner. È una commedia avventurosa con elementi di fantascienza e supereroismo che si distingue per il suo tono leggero e ironico. Trama. La serie segue le avventure di Ralph Hinckley, un comune insegnante di liceo interpretato da William Katt, che si ritrova per caso a essere il prescelto per indossare un super costume alieno. Questo costume gli conferisce straordinari poteri, ma con un dettaglio fondamentale: Ralph perde il manuale di istruzioni, il che lo costringe a improvvisare e imparare sul campo come usare i suoi poteri. Caratteristiche della serie. Uno degli aspetti che rende Ralph Super Maxi Eroe speciale è il suo approccio umoristico ai temi del supereroismo. Ralph non è un eroe convenzionale, è goffo, imbranato e spesso incapace di controllare i propri poteri, il che porta a situazioni esilaranti e incidenti imprevedibili. La serie gioca con l'idea del supereroe imperfetto, in un modo che era molto originale per l'epoca, anticipando l'approccio meno serioso che vediamo in molte produzioni moderne di supereroi. Vedi la gran parte delle produzioni MCU, del filone dello Spider-Verse della Sony Pictures Entertainment e lo Shazam della DC, ad esempio. Tematiche degli episodi. Ralph Super Maxi Eroe è una serie leggera e comica, ma dietro le avventure e le gag esplora diverse tematiche che riflettono questioni sociali, morali e personali. Grazie alla premessa dell'eroe per caso, gli episodi affrontano sia argomenti universali che dilemmi personali, offrendo una prospettiva spesso divertente ma a volte anche riflessiva. Il valore dell'ordinarietà. Una delle tematiche centrali della serie è l'idea che anche una persona comune può fare cose straordinarie. Ralph Hinckley è un insegnante semplice e imbranato che non aspira a essere un supereroe, ma è costretto a diventarlo per caso. Questa storia racconta che non è necessario essere perfetti o potenti per fare la differenza e che chiunque può contribuire al bene comune, anche senza essere preparato o qualificato in modo speciale. Perché, come ci ha insegnato il grandissimo J.R.R. Tolkien, anche la persona più piccola può cambiare il corso del futuro. La serie gioca continuamente su questo tema, facendo emergere il valore dell'umanità e della normalità in un contesto fantastico. Responsabilità e crescita personale. Ralph è costretto ad assumersi responsabilità che non aveva mai immaginato di dover affrontare. Essere un supereroe non è solo una questione di poteri e abilità, ma anche di maturità e impegno. La serie esplora il conflitto di Ralph tra la sua vita ordinaria e le nuove responsabilità che derivano dall'essere un supereroe. Con il costume, Ralph scopre che avere poteri straordinari implica fare sacrifici e diventare un esempio per gli altri, portandolo a maturare nel corso degli episodi. Il rapporto tra Ralph e Bill Maxwell, l'agente dell'FBI coprotagonista, è una parte fondamentale della serie e rappresenta il tema dell'amicizia e del lavoro di squadra. I due sono personaggi molto diversi. Ralph è idealista e pacato, mentre Bill è un veterano cinico e pragmatico. Nonostante le differenze e i frequenti scontri, i due imparano a rispettarsi e a collaborare per risolvere situazioni difficili. Questa amicizia insolita dimostra che persone con visioni del mondo opposte possono imparare l'una dall'altra e trovare un equilibrio. Senso di giustizia e dilemmi morali. Molti episodi esplorano questioni legate al senso di giustizia e ai dilemmi morali che Ralph deve affrontare. Nonostante abbia poteri che potrebbero renderlo molto potente, Ralph è un personaggio che lotta continuamente con la scelta tra fare la cosa giusta e prendere scorciatoie più facili o meno rischiose. Alcuni episodi mettono in discussione il concetto di giustizia e di legge, chiedendo se sia giusto imporsi come giustiziere quando si ha il potere di farlo, e Ralph si interroga spesso su come usare i propri poteri in modo etico. Educazione e ruolo di insegnante. In qualità di insegnante, Ralph è fortemente legato ai suoi studenti e la serie affronta tematiche relative all'educazione e all'influenza che gli educatori possono avere sui giovani. Ralph non è solo un supereroe,
ma anche un mentore per i suoi ragazzi, e molti episodi esplorano questioni come la delinquenza giovanile, l'importanza della scuola e il ruolo degli adulti nella formazione dei giovani. Ralph, pur con i suoi difetti e le sue difficoltà, cerca sempre di essere un esempio positivo per i suoi studenti. Accettazione delle proprie debolezze e limiti. Un tema ricorrente nella serie è l'accettazione delle proprie imperfezioni e dei propri limiti. Ralph è goffo e spesso incapace di controllare i suoi poteri, ma nonostante ciò non si arrende mai. La sua tenacia e il suo accettare che non deve essere perfetto per aiutare gli altri diventano un messaggio positivo per gli spettatori. Ogni episodio è una sorta di lezione sull'accettare le proprie debolezze e continuare comunque a fare del proprio meglio. Parodia del mito del supereroe. Infine, Ralph Super Maxi Eroe gioca anche con il tema del supereroismo in sé. A differenza dei supereroi tradizionali, Ralph è un eroe che non sa nemmeno come usare i suoi poteri. Spesso li usa nel modo sbagliato e appare ridicolo nel costume. La serie, così, parodia i cliché del genere supereroistico, proponendo una visione leggera e divertente della figura dell'eroe e invitando gli spettatori a guardare oltre gli stereotipi di potenza e invincibilità. Ralph Super Maxi Eroe usa il tono leggero e comico per affrontare temi più profondi, come la responsabilità, l'amicizia, il senso di giustizia e l'accettazione di sé. Con Ralph la serie ricorda che non è necessario essere perfetti per fare del bene e che il vero eroismo spesso risiede nel trovare il coraggio di affrontare i propri limiti. Ogni episodio è un mix di umorismo e riflessione, che rende questa serie un cult ancora oggi. Personaggi e interpreti. In Ralph Super Maxi Eroe i personaggi principali sono tre: Ralph Hinckley, Bill Maxwell e Pam Davidson. Questi personaggi, interpretati da attori carismatici e perfettamente calati nei loro ruoli, danno vita a dinamiche divertenti e memorabili. Ralph Hinckley, interpretato da William Katt. Ralph Hinckley è l'eroe improbabile della storia. Il suo personaggio contiene in sé l'idea geniale di un uomo qualunque, un insegnante di liceo, che si ritrova suo malgrado in possesso di straordinari poteri, ma con il dettaglio più geniale di tutti: la perdita del manuale di istruzioni. Questo lo porta a dover affrontare situazioni assurde e pericolose, apparentemente troppo grandi per un uomo medio, seppur di gran cuore, che fronteggia in modo goffo e imprevedibile, spesso combinando pasticci con i suoi poteri, ma sempre consapevole della grande responsabilità che da essi ne deriva, come il ben più famoso Spider-Man ci insegna attraverso le parole dello sfortunato zio Ben. William Katt, già noto per ruoli in film come Carrie di Brian De Palma, riesce a interpretare Ralph con un mix di ingenuità, vulnerabilità e determinazione, rendendolo un personaggio molto amabile. La sua fisicità e il suo modo di portare il costume, con quel caratteristico look di supereroe per caso, sono parte del fascino irresistibile del personaggio. Bill Maxwell, interpretato da Robert Cobb. L'agente speciale dell'FBI Bill Maxwell è il partner e amico di Ralph, nonché la spalla comica del duo. Bill è un veterano del bureau, rigido e patriottico, con una visione spesso semplicistica del mondo. All'inizio Bill vede Ralph e il suo costume come un semplice strumento per combattere il crimine, ma col tempo sviluppa una sincera amicizia con lui, nonostante la frustrazione causata dalla goffaggine del partner. Culp, attore di grande esperienza già noto per la serie Le Spie, I Spy in lingua originale, serie del 1965 in cui è coprotagonista insieme ad un giovane Bill Cosby, offre una performance solida e ricca di carisma, rendendo Maxwell il perfetto duro con una vena comica. La chimica tra Culp e Katt è uno dei punti di forza della serie e le loro interazioni rendono indimenticabile il rapporto tra i due. Pam Davidson, interpretata da Connie Sellecca. Pam Davidson è l'avvocato e interesse amoroso di Ralph. Pam è intelligente, pragmatica e spesso la voce della ragione nella vita di Ralph. Con il suo affetto e il suo supporto, Pam diventa una figura fondamentale per l'eroe,
aiutandolo a mantenere i piedi per terra e ad affrontare le sue nuove responsabilità. Connie Sellecca, che ha poi consolidato la sua fama con ruoli in altre serie degli anni '80 come Hotel, interpreta Pam con eleganza e sensibilità. La sua presenza bilancia il duo comico di Ralph e Bill, portando un tocco di dolcezza e serietà alla serie. La sua relazione con Ralph aggiunge una dimensione romantica alla storia, arricchendo il lato umano del protagonista. Personaggi secondari. Oltre al trio principale, in Ralph Super Maxi Eroe ci sono una serie di personaggi secondari interpretati da attori che contribuiscono in modo significativo alla dinamica della serie, aggiungendo sfumature e situazioni comiche alle avventure di Ralph. Tra questi ci sono gli studenti della classe di Ralph, che spesso si ritrovano coinvolti nelle sue avventure. Gli studenti sono ragazzi problematici e difficili, ma Ralph ha un grande cuore e cerca di aiutarli, anche se il suo ruolo di supereroe a volte rende la sua vita difficile da gestire. Tra questi personaggi secondari ricorrenti troviamo Michael Paré, Faye Grant, Jesse D. Goins e William Bogart. Tony Villicana, interpretato da Michael Paré. Tony Villicana, uno degli studenti di Ralph Hinckley, è un ragazzo di strada, ribelle e inizialmente poco incline a seguire le regole. Paré lo interpreta con un fascino da duro dal cuore tenero, mostrando sia il lato sfacciato del personaggio che le sue vulnerabilità. Man mano che la serie progredisce, Tony rivela aspetti più profondi della sua personalità e si avvicina a Ralph, che rappresenta per lui una figura di riferimento. Paré, che in seguito avrebbe trovato successo in film come Eddie and the Cruisers e Streets of Fire, dà vita a un personaggio che porta autenticità e una certa intensità, offrendo al pubblico una figura di giovane problematico ma in fondo leale. Rhonda Blake, interpretata da Faye Grant. Rhonda Blake, un'altra studentessa di Ralph, è diversa da Tony, ma altrettanto memorabile. Rhonda è la classica ragazza in gamba con una vena un po' presuntuosa, ma dimostra anche un lato vulnerabile e in cerca di attenzione e affetto. Faye Grant la interpreta con una certa ironia e profondità, portando in scena un personaggio che ha sia i tratti della ragazza ambiziosa, sia quelli di un'adolescente insicura. Rhonda finisce spesso per confrontarsi con Ralph e i suoi compagni di classe, offrendo un'ulteriore dinamica interessante nella relazione insegnante-studente. Grant è riuscita a portare autenticità a questo ruolo, anticipando il suo futuro successo con altre serie TV come V Visitors. Siler Johnson, interpretato da Jesse D. Goins. Siler Johnson, un altro studente del gruppo, è intelligente e spesso più riflessivo rispetto agli altri, ma come gli altri ragazzi ha delle difficoltà ad affrontare il sistema scolastico tradizionale. Goins interpreta Siler con un tocco di ironia e humor, contribuendo a creare situazioni comiche, ma anche offrendo un personaggio che si distingue per il suo modo di osservare la realtà. Siler porta una prospettiva più calma e ragionata, diventando una sorta di voce della ragione tra i ragazzi. Jesse D. Goins ha dato al personaggio una personalità stabile e positiva, aiutando a creare l'atmosfera familiare del gruppo di studenti di Ralph. Caratteristiche del cast. Il cast è perfettamente assortito e il successo di Ralph Super Maxi Eroe si deve in buona parte alla capacità degli attori di bilanciare commedia e azione. William Katt porta l'innocenza e la goffaggine necessarie per rendere Ralph convincente come supereroe improvvisato, mentre Robert Culp aggiunge serietà e umorismo cinico con il suo ruolo di agente FBI. Connie Sellecca completa il trio, donando una profondità emotiva che aiuta il pubblico a connettersi con la storia. Michael Paré, Faye Grant, Jesse D. Goins e William Bogart portano in Ralph Super Maxi Eroe una ricchezza di personaggi secondari che arricchiscono le trame e offrono spunti di riflessione sui temi dell'amicizia, della lealtà e della crescita personale. Le interpretazioni di questi attori offrono un equilibrio tra comicità e dramma, contribuendo a creare un ambiente realistico e vivido per Ralph e le sue avventure straordinarie. Anche i criminali e i cattivi della settimana,
spesso caricature grottesche o improbabili, contribuiscono a creare situazioni comiche e a mantenere il tono leggero della serie. I personaggi di Ralph Super Maxi Eroe e i loro interpreti sono l'anima della serie. La loro chimica e il modo in cui si completano a vicenda rendono ogni episodio una combinazione perfetta di avventura, umorismo e emozioni. Il carisma e la bravura di Cat, Calp e Sellecca fanno sì che il pubblico si affezioni a questi personaggi un po' pasticcioni, ma dal cuore d'oro, creando un legame che rende la serie ancora oggi un classico amato. Effetti speciali. Gli effetti speciali di Ralph Super Maxi Eroe riflettono lo stile e le limitazioni tecniche degli anni '80, ma contribuiscono efficacemente al tono comico e scanzonato della serie. Dato il budget relativamente ridotto e l'approccio volutamente leggero, gli effetti speciali sono stati realizzati in modo semplice ma funzionale, puntando più sull'umorismo che sulla spettacolarità. Volo e sospensione in aria. Uno degli effetti speciali più utilizzati riguarda le scene di volo di Ralph, che sono anche tra le più divertenti. Ralph, appena diventato supereroe, non sa controllare il volo e spesso finisce per sbandare, schiantarsi o cadere in maniera buffa. Per rappresentare queste scene, la produzione ha fatto uso di cavi, piattaforme e montaggio su green screen per dare l'illusione del volo. Le scene erano intenzionalmente un po' grezze, proprio per enfatizzare la goffaggine di Ralph e il suo completo disorientamento. Effetti visivi di atterraggio e collisioni. Le sequenze in cui Ralph si schianta contro muri, finestre o finisce a terra con violenza sono molto frequenti e fanno parte dell'umorismo slapstick della serie. Spesso si trattava di semplici effetti pratici realizzati sul set, con l'ausilio di oggetti in polistirolo, vetri finti e l'aiuto di stuntman. Questi effetti, sebbene semplici, aggiungevano un tocco realistico alle disavventure di Ralph, suscitando risate nel pubblico e mantenendo un tono leggero e ironico. Manipolazione degli oggetti con i poteri. Ralph acquisisce diversi poteri, come la superforza e la telecinesi. Per le scene in cui muove oggetti a distanza sono stati usati metodi pratici come fili sottili o semplici trucchi di montaggio. L'effetto può sembrare rudimentale oggi, ma negli anni '80 queste tecniche erano comuni nelle serie TV e rappresentavano un compromesso accettabile per il pubblico, che apprezzava la natura artigianale degli effetti. L'invisibilità e la visione a raggi X. Alcuni episodi includono effetti speciali per simulare l'invisibilità o la visione a raggi X. In queste scene, la produzione ha spesso utilizzato tecniche di dissolvenza incrociata e sovrapposizione di immagini. Questi effetti, anche se limitati, erano comunque in linea con l'approccio giocoso della serie e contribuivano a mantenere il focus sull'umorismo piuttosto che sulla pura spettacolarità. Costumi ed elementi visivi iconici. Anche il costume di Ralph è parte degli effetti visivi della serie. Il costume rosso con il simbolo alieno sul petto è volutamente kitsch e richiama l'estetica dei supereroi classici, ma con un tocco di ironia. Il design, semplice ma distintivo, contribuisce a definire l'identità visiva della serie e a rendere Ralph riconoscibile e un po' ridicolo al tempo stesso, sottolineando il contrasto tra la sua apparenza e la sua goffaggine. Effetti pirotecnici e scene d'azione. Nonostante il budget limitato, la serie include anche alcuni effetti pirotecnici, come esplosioni e scintille, usati in modo mirato per aggiungere una dose di spettacolarità alle scene d'azione. Questi effetti, realizzati con tecniche pratiche e spesso in scala ridotta, contribuiscono a dare un pizzico di adrenalina senza prendersi troppo sul serio. Impatto degli effetti speciali. Gli effetti speciali di Ralph Super Maxi Eroe sono, per gli standard attuali, modesti e rudimentali, ma riescono a catturare perfettamente lo spirito del protagonista e dell'epoca in cui la serie è stata creata. L'approccio umoristico e volutamente artigianale degli effetti è una parte fondamentale del fascino di Ralph Super Maxi Eroe. Le limitazioni tecniche, anziché essere un difetto, diventano quasi una firma stilistica della serie, sottolineando l'idea di Ralph come eroe per caso e non convenzionale, sempre alle prese con poteri che non sa dominare.
Colonna sonora. Believe It or Not. Il pezzo più famoso della colonna sonora è senza dubbio la sigla di apertura, Believe It or Not. La canzone, scritta da Mike Post e Steven Geyer e cantata da Joey Scarbury, è diventata un vero e proprio cult, tanto da raggiungere la posizione numero 2 nella classifica Billboard Hot 100 nel 1981 ed è stata nominata per un Emmy per la sua memorabile melodia. Il brano è una ballata pop dal ritmo coinvolgente, con un testo che riflette perfettamente l'essenza di Ralph, un uomo comune che si ritrova a vestire i panni di un improbabile supereroe. La melodia orecchiabile e il testo, che nel ritornello recita "che tu ci creda o no, sto camminando in aria", esprimono il senso di sorpresa e di meraviglia che caratterizza il viaggio di Ralph come supereroe inaspettato. La popolarità della canzone è rimasta immutata nel tempo. Ancora oggi è immediatamente riconoscibile e associata alla serie. Temi musicali ricorrenti. Oltre alla sigla principale, Post ha creato una serie di temi strumentali che accompagnano Ralph nelle sue avventure. Questi temi musicali si adattano a diversi toni della serie, oscillando tra momenti di tensione, comicità e riflessione. La musica enfatizza sia i momenti di azione, dove Ralph tenta di usare i suoi poteri in modo goffo, sia i momenti più emotivi, in cui il personaggio riflette sul proprio ruolo e sulle responsabilità che gli sono state affidate. Altri brani nella serie. Oltre a Believe It or Not, ci sono altri brani che compaiono nei vari episodi, molti dei quali cantati ancora da Joey Scarbury. Questi pezzi, seppur meno noti, arricchiscono l'atmosfera della serie e vengono utilizzati per evidenziare scene specifiche. Alcuni di questi brani sono stati raccolti in un album pubblicato successivamente, diventando un oggetto di culto per i fan della serie. L'influenza e la popolarità della colonna sonora. La colonna sonora ha avuto un impatto culturale che va oltre la serie stessa. Il tema di Believe It or Not è diventato una sorta di inno dell'eroe non convenzionale e ha trovato eco in altri media e generazioni successive. La melodia nostalgica e motivante rappresenta non solo la serie, ma anche l'idea che chiunque possa essere un eroe, a prescindere da quanto imperfetto possa sentirsi. Funzionalità della colonna sonora. La colonna sonora di Ralph Super Maxi Eroe è una parte fondamentale del fascino della serie. Believe It or Not è senza dubbio il suo elemento più iconico, un brano che è riuscito a catturare il cuore del pubblico e a mantenere vivo lo spirito della serie nel tempo. La musica di Mike Post ha saputo dare un'identità sonora a Ralph e alle sue avventure, facendo sì che la colonna sonora diventasse parte integrante dell'esperienza di chiunque guardi la serie. I motivi della cancellazione. Dopo l'entusiasmo iniziale della prima stagione, gli ascolti cominciarono a scendere nella seconda e nella terza stagione. Anche se la serie aveva raccolto un seguito di fan fedeli, non riuscì a mantenere i numeri sufficienti per competere con altre serie in onda nello stesso periodo. All'epoca la televisione aveva standard di ascolto molto alti per giustificare il rinnovo e nonostante l'originalità e il tono della serie non riuscì a soddisfare le aspettative della rete ABC. La stessa ABC non aiutò il destino della serie, spostandola più volte a nuovi orari che non erano sempre favorevoli per il pubblico. Questi continui cambi di programmazione confondevano gli spettatori e rendevano difficile per la serie costruire un pubblico stabile. Questo problema è stato un fattore significativo nella perdita di audience, che rese più difficile mantenere lo show in onda. Infine, ci furono anche problemi sul piano creativo. Steven J. Kenner, creatore della serie, aveva idee audaci per lo show, ma non tutte furono accolte con favore dai produttori e dai dirigenti della rete. La serie era in un certo senso avanti per i suoi tempi, presentando un supereroe riluttante e pieno di difetti in un'epoca in cui i supereroi venivano generalmente rappresentati come perfetti e seri. Questa differenza di tono tra l'idea originale di Kenner e la visione più commerciale della rete contribuì a limitare l'evoluzione della trama e dei personaggi. Sequel. Ralph Super Maxi Eroe è rimasto nel cuore di molti spettatori.
e negli anni ci sono stati diversi tentativi di riportare in vita la serie o di crearne dei sequel. Tuttavia, nessuno di questi tentativi è mai riuscito a ripetere il successo dell'originale. The Greatest American Heroine, 1986. Il primo vero tentativo di sequel fu The Greatest American Heroine, uno speciale televisivo prodotto nel 1986, alcuni anni dopo la fine della serie originale. L'episodio speciale doveva fungere da pilot per una nuova serie con un'impostazione diversa, ma non ebbe successo e non andò oltre l'episodio iniziale. In The Greatest American Heroine, Ralph Hinckley è diventato famoso per le sue imprese da supereroe e ha attirato troppa attenzione mediatica. Gli alieni, preoccupati che la fama possa mettere in pericolo il segreto del costume, chiedono a Ralph di trovare un sostituto. Ralph decide di passare il costume a Holly Hathaway, una giovane insegnante ecologista interpretata da Mary Ellen Stewart. Robert Culp torna nel ruolo dell'agente dell'FBI Bill Maxwell per aiutare Holly ad adattarsi ai suoi nuovi poteri, proprio come aveva fatto con Ralph. Tuttavia, nonostante l'idea interessante, The Greatest American Heroine non suscitò molto interesse e non riuscì a convincere né la rete televisiva né il pubblico. La serie non venne sviluppata oltre il pilot, che rimase inedito fino a quando non venne incluso in alcune edizioni home video della serie originale come episodio finale. Questo speciale è comunque rimasto una curiosità apprezzata dai fan. Tentativi di reboot negli anni 2000. Negli anni 2000 il produttore originale della serie, Stephen J. Cannell, tentò di riportare in vita Ralph Supermax Eroe attraverso un reboot. Cannell dichiarò che era in fase di sviluppo un progetto per una nuova versione della serie, ma non si riuscì a concretizzare un accordo con le emittenti. Alcune proposte prevedevano una versione aggiornata della storia di Ralph Hinckley o addirittura un nuovo protagonista, ma nessuna di queste idee vide mai la luce. Tentativo di reboot con protagonista femminile del 2018. Uno dei tentativi più recenti di reboot è stato sviluppato nel 2018 dalla ABC, che pianificò una nuova versione della serie con protagonista una donna, Mira, interpretata da Hannah Simone, nota per il ruolo in New Girl. La nuova serie doveva intitolarsi The Greatest American Hero e sarebbe stata incentrata su Mira, un'americana di origini indiane con una vita disordinata e poco propensa ad assumersi responsabilità, che riceve inaspettatamente il costume da supereroe. La storia si sarebbe concentrata su Mira e sulle sue difficoltà nell'adattarsi ai suoi nuovi poteri, con un approccio umoristico simile a quello della serie originale. Il progetto mirava a rinnovare il concept dell'eroe per caso per renderlo più inclusivo e attuale, con una protagonista femminile e un contesto multiculturale. Nonostante il pilot fosse stato girato e ricevesse buone recensioni interne, la ABC decise di non proseguire con la serie. Le ragioni non furono rese completamente note, ma probabilmente la decisione fu dovuta a priorità di programmazione e alla difficoltà di bilanciare il tono comico con le aspettative moderne per il genere supereroistico. Il fumetto. Nel 2008 il successo di culto della serie ha portato alla pubblicazione di un fumetto da parte della Catastrophic Comics, diretta dallo stesso William Catt, ambientati nello stesso anno. Il fumetto aveva lo scopo di proseguire le avventure di Ralph e adattare la storia originale a un pubblico moderno, mantenendo il tono ironico e le dinamiche tra Ralph, l'agente dell'FBI Bill Maxwell, e l'insegnante Pam Davidson, sua fidanzata e successivamente moglie. Tuttavia, il fumetto non ha riscosso molto successo e ne furono pubblicati solo 3 albi, risultando difficile da trovare al di fuori del circuito dei collezionisti. Influenze e omaggi nella cultura pop. Anche senza un sequel diretto, Ralph Supermax Eroe ha lasciato un segno nella cultura pop e viene spesso omaggiato. La sua sigla, Believe It or Not, è stata ripresa e parodiata in vari contesti, da Seinfeld a serie animate come i Griffin. Il concept dell'eroe maldestro e improvvisato ha influenzato altri show e film che riprendono l'idea di superpoteri affidati a persone comuni e inadeguate. Punti di forza. Originalità del concept, 10 su 10.
La serie rovescia i cliché del supereroe classico, creando una storia in cui un uomo comune e imperfetto cerca di fare del suo meglio con dei poteri che non sa controllare. Quest'idea dell'eroe goffo e umanissimo è stata innovativa e ha ispirato molte altre produzioni. Carisma e chimica dei personaggi, 9 su 10. Il trio, formato da Ralph, Bill e Pam, funziona benissimo. La loro dinamica dà vita a scene divertenti e a volte toccanti, mantenendo lo spettatore coinvolto anche negli episodi più leggeri. Colonna sonora, 9,5 su 10. Believe It or Not è una sigla iconica che ha contribuito al successo della serie e resta memorabile ancora oggi. Anche il resto della musica, composta da Mike Post, arricchisce perfettamente l'atmosfera di ogni episodio. Umorismo e ironia, 8,5 su 10. La serie sa essere leggera senza mai prendersi troppo sul serio, e questo è uno dei motivi per cui è rimasta un cult. Le situazioni comiche e i momenti slapstick di Ralph, alle prese con i suoi poteri, strappano spesso un sorriso. Punti di debolezza: effetti speciali e budget, 7 su 10. Gli effetti speciali erano modesti già per gli standard dell'epoca e oggi risultano datati. Tuttavia, questo fa parte del suo fascino nostalgico e non compromette troppo l'esperienza complessiva. Trame episodiche e ripetitive, 6,5 su 10. Alcuni episodi seguono schemi simili e risentono di una certa ripetitività. La serie ha episodi memorabili, ma anche altri che sono più deboli e filler, tipico delle produzioni anni 80. Mancato sviluppo del potenziale, 6,5 su 10. Con un concept così originale, la serie avrebbe potuto esplorare temi e sviluppi narrativi più profondi. Rimane invece su una formula leggera, il che è piacevole ma un po' limitante rispetto al potenziale del personaggio. Conclusioni. Nonostante la serie sia stata interrotta dopo 3 stagioni, è rimasta nel cuore di molti fan per il suo mix di avventura, umorismo e umanità. Ralph Super Maxi Eroe non ha mai puntato sull'azione adrenalinica o sugli effetti speciali, ma piuttosto su una narrazione genuina e personaggi imperfetti con cui era facile identificarsi. Ralph Hinckley è l'eroe improbabile per eccellenza e la sua battaglia per padroneggiare i suoi poteri è in realtà una metafora universale per chiunque abbia mai sentito di dover affrontare responsabilità più grandi delle proprie capacità. Ralph Super Maxi Eroe è una serie che ha lasciato il segno nella cultura pop e ha ancora un seguito affezionato, grazie al suo approccio originale e alla simpatia dei protagonisti. Pur con qualche limite tecnico e narrativo, resta un cult che riesce a divertire e a trasmettere un messaggio positivo e umano, mantenendo intatta la sua atmosfera nostalgica e ironica. In sintesi, Ralph Super Maxi Eroe è una serie che riesce ancora oggi a divertire e a suscitare affetto. È un prodotto della sua epoca, ma il suo messaggio e il suo umorismo rimangono senza tempo. Per gli appassionati di serie vintage e di storie di supereroi insoliti è sicuramente una visione consigliata, in particolar modo perché risponde con realismo e umorismo, in maniera piuttosto credibile, alla domanda: cosa succederebbe se all'improvviso ti trovassi dotato di superpoteri? Voto 8 su 10.